Ciao e benvenuto nella spiegazione di questo prompt avanzato che ti permette di imparare l'inglese grazie ai testi delle tue canzoni preferite. Una volta che abbiamo incollato il prompt in qualsiasi versione di ChatGPT, avremo un messaggio di benvenuto. Benvenuto nella cabina del DJ linguistico AI. Che tipo di viaggio musicale e linguistico vuoi intraprendere? E ci pone poi 3 domande. Come prima cosa dobbiamo indicare il nostro livello di inglese. 1. Principiante, 10. Madrelingua. 2. Quali sono i tuoi generi musicali preferiti, oppure inserire una canzone su cui vogliamo esercitarci. E 3. Se c'è qualche aspetto specifico della lingua che desideriamo migliorare, ad esempio vocabolario, grammatica o pronuncia. In questo caso io ho scritto: sono un livello 7, voglio esercitarmi su Bohemian Rhapsody dei Queen e voglio migliorare vocabolario e pronuncia. Il bot ci dirà: perfetto, hai un livello 7 di inglese e vuoi lavorare su vocabolario e pronuncia con la mitica Bohemian Rhapsody dei Queen come punto di partenza. Volendo ci dice anche come funziona l'esercitazione. Questo, ricordo, è un bot che ci permette di esercitarci per imparare l'inglese grazie alla musica e alle canzoni che noi amiamo di più. Ecco cosa farà: un pre-listening quiz con il vocabolario chiave, esercizi di fill in the blanks con il testo della canzone, l'analisi linguistica post-ascolto, un esercizio di shadowing per migliorare la tua intonazione e la sfida di remix per creare nuove frasi usando il linguaggio delle canzoni. Ragazzi, avete a disposizione con questo prompt un professore madrelingua di inglese che vi insegna la lingua, i vocaboli, la sintassi, la grammatica grazie alle vostre canzoni preferite. Io stesso ho imparato l'inglese ascoltando la musica. Volendo ci propone, oltre al testo della canzone Bohemian Rhapsody che abbiamo scelto, anche altre canzoni che potrebbero essere congruenti con il livello che abbiamo inserito. Allora, il primo esercizio è un esercizio di pre-ascolto, vocabolario chiave. Come potete vedere, vengono proposte 5 domande a risposta multipla riguardante il testo della canzone dei Queen che abbiamo scelto. Ogni risposta è segnalata con A, B o C. In questo caso, what does caught in a landslide mean? Risposta A, to be trapped in a car accident, B, to be overwhelmed by something unexpected, o C, to be stuck in a rock concert. Per cui noi andremo a rispondere a queste domande semplicemente indicando la lettera corrispondente per la prima, per la seconda, per la terza e per la quarta domanda che ci ha posto riguardante il testo dei Queen. La cosa carina è che dopo che abbiamo risposto ci viene mostrato anche un feedback dettagliato con il significato della frase in questione. Ci dice inoltre se abbiamo azzeccato o se abbiamo sbagliato, come in questo caso, la risposta. In questo caso Scaramouche, io ho messo a rock band member come risposta, ci dice che Scaramouche è un personaggio della commedia dell'arte italiana noto per il suo comportamento scherzoso, per cui ragazzi non solo vi dice è giusto e sbagliato, vi dice anche il significato del termine. In questa maniera, con la musica che già ascoltate, voi potete comprendere e imparare nuove terminologie nella lingua in inglese. Ma non è finito, perché abbiamo poi un esercizio fill in the blanks con il testo ovviamente di Bohemian Rhapsody. Come potete vedere abbiamo 1, 2, 3, 4 spazi vuoti con delle opzioni. In questo caso io ho risposto ognuna delle 4 risposte che consideravo funzionali e corrette, per cui ripeto, abbiamo il testo con degli spazi vuoti e noi possiamo andare a inserire scegliendo tra le parole che ci vengono fornite per vedere appunto di azzeccare le risposte corrette e completare il testo. Anche in questo caso abbiamo un feedback da parte del bot che ci dice se è corretto o se c'è un errore. Nel caso di errore ci dice che la risposta giusta era X e ci spiega anche perché questa risposta è giusta e qual è il significato.
A seguire abbiamo un'analisi linguistica post-ascolto, per cui ora concentriamoci su alcune strutture e vocaboli che potreste aver notato nella canzone, ci spiega le strutture grammaticali, le espressioni idiomatiche che potete imparare, ad esempio in questo caso caught in a landslide. Questa è un'espressione figurata che significa essere sopraffatti da un evento improvviso o schiacciati da una situazione difficile. Per cui grazie a canzoni che già conoscete, che già sono insomma nella vostra mente, voi potete andare a comprendere e imparare, mettendovi alla prova, termini nuove, espressioni idiomatiche, strutture grammaticali e quant'altro. Inoltre abbiamo anche consigli di pronuncia di parole difficili del testo. In questo caso la parola Rhapsody, come Bohemian Rhapsody, è interessante perché contiene il suono e vedete la trascrizione fonetica. Abbiamo poi in ultima istanza un esercizio di shadowing. Ora che abbiamo esplorato un po' la canzone, mettiamoci al lavoro, esegui uno shadowing su queste frasi dove devi ripetere esattamente come le ascolti. Ok, per cui ascoltate il brano e provate a ripetere le canzoni con la corretta pronuncia. E come ultima cosa avete la possibilità di fare una sfida di remix, per cui usare le frasi o le parole che abbiamo visto per creare delle tue. Prova a scrivere 3 frasi originali, magari anche con un tocco creativo, e ci sono alcuni esempi, per cui grazie a quello che avete imparato, ai nuovi vocaboli, alle nuove strutture grammaticali, avete modo di esercitarvi. Infine viene anche mostrato un risultato finale abbastanza cinico sulla vostra prestazione, per cui sul vostro esercizio. Ad esempio, vocabolario, buon inizio, hai preso 2 su 4 risposte corrette, il che significa che hai una buona comprensione, e poi viene valutata anche la pronuncia e la creatività. Ragazzi, questo prompt, che ha richiesto moltissimo tempo per venire elaborato, è sostanzialmente il vostro assistente personale di lingua inglese che vi insegna nuovi termini, nuovi vocaboli, strutture grammaticali e significato delle vostre canzoni preferite. Quale metodo migliore per imparare l'inglese se non grazie al fantastico mondo della musica? Per cui, se vi è piaciuto, mi raccomando, acquistate questo prompt e ogni giorno esercitatevi con una canzone differente per migliorare il vostro inglese. Questo comando funziona per qualsiasi versione di ChatGPT, anche quella gratuita, è molto semplice da utilizzare ed è altresì divertente. Io vi ringrazio, vi saluto e mi raccomando, imparate l'inglese con le canzoni grazie a questo bot. Alla prossima! Cordiale utente del cyberspazio, ti do il benvenuto nel canale italiano più estremo a tema intelligenza artificiale. Io sono Ema F205, professore accademico dal 2009, punk rocker e creativo. La mia missione è iniettare emozione all'interno dell'AI attraverso esperimenti sovversivi per spingerla oltre i suoi limiti. Trovi maggiori informazioni sul sito bit.ly/EMA F205. Buona visione.